Lo scopo della TAC è quello di avere una ricostruzione 3D della problematica del paziente, quindi avere quello che sostanzialmente è il lavoro dell'ortopanoramica quando noi andiamo dal dentista. Abbiamo un danno della struttura ossea, cosa che ovviamente da quest'altro lato non c'è. La causa è attribuibile al secondo molariforme inferiore. C'è questo accumulo di liquido alla base della radice del secondo molare, ma cosa ancora più importante, vediamo che il processo ha già coinvolto anche il primo molariforme inferiore. La TAC oltretutto ci permette di essere più precisi durante la chirurgia e allo stesso tempo anche di avere l'accesso più piccolo possibile, ma allo stesso tempo anche più efficace. Questo ci permetterà quindi di essere sicuri nella rimozione del secondo molariforme, ma anche del primo, per evitare che la problematica si ripresenti. Quello che abbiamo fatto in chirurgia è dividere la procedura in due step principali. Il primo step è quello di andare a rimuovere dall'interno della bocca il dente responsabile dell'infezione e quindi anche l'altro che è stato coinvolto dall'infezione stessa. Poi si procede con la chiusura della gengiva, perché altrimenti rimarrebbe il buco aperto dove prima c'era appunto il dente. Quindi, fatto questa fase, si passa poi alla chirurgia vera e propria, dove andiamo a ripulire tutta la cavità dell'osso che accoglieva quindi l'infezione, andando quindi a diminuire la possibilità che questa ritorni. Questo che vedete qui alla base del dente è tutto il materiale che riempiva la cavità all'interno della mandibola del coniglio e che quindi ha causato il danno che abbiamo visto prima in TAC. A06, A08, ok, aspira, non viene sangue, inietta 0,2 ml. Quando eseguiamo delle chirurgie intraorali nel coniglio ci sono alcune attenzioni particolari che dobbiamo prestare, in particolar modo prima di tutto l'intubazione, che è fondamentale per proteggere le vie respiratorie del paziente, non solo per supportare la ventilazione ma anche eventualmente per evitare l'aspirazione di materiale che potrebbe derivare dalla procedura stessa, quindi saliva o magari anche piccole tracce di sangue o di materiale di altro tipo. Quando possibile cerchiamo sempre di eseguire delle anestesie cosiddette loco-regionali. Cosa significa? Che proprio come fa il dentista nelle persone, andiamo ad addormentare delle parti selettive della cavità orale per poterla desensibilizzare, andando così a togliere completamente il dolore per tutta la durata della procedura. In particolare in questo paziente abbiamo deciso di effettuare il blocco del nervo mandibolare utilizzando il neurostimolatore. Questo strumento ci permette di essere estremamente precisi, andando a ridurre il rischio di danneggiare il nervo stesso, ma soprattutto aumentando l'efficacia del blocco stesso.